Ciao ragazzi, dopo tanto e tanti non poteva mancare Alab. Cos'è Alab? Alab è un simulatore per carichi acustici, ovviamente in bassa frequenza, che ha delle peculiarità che a breve vi mostrerò. Ma prima di addentrarci nella sua presentazione, desideravo fare un piccolo excursus su quello che è stata la sua storia, la sua evoluzione, ok? Anche per capire cosa abbiamo di fronte, soprattutto per chi è nuovo in questo settore, in questo hobby, ok? Bene, nasce col nome di Wincross nella metà degli anni 90, verso il 1995, dalla penna, concedetemi questa licenza poetica, di Fabrizio Montanucci, che credo non necessiti di presentazioni, comunque sia direttore tecnico della famigerata e famosissima rivista Audio Review, che già allora prevedeva la simulazione di reti crossover fino a 5 vie, nonché di altre caratteristiche abbastanza particolari, quindi parlavamo di un sistema già abbastanza evoluto, non prevedeva carichi acustici, ok? Lo si poteva ottenere sì attraverso altre soluzioni esterne, verticali, ma certamente non integrate, ok? Quindi diciamo c'era un limite. Verso la fine degli anni 90 ci fu questo incontro con Giampiero Matarazzo. Anche in questo caso non credo che necessiti di presentazione, comunque sia anche lui poi colonna diciamo importante, portante in audio review, nonché responsabile della parte elettroacustica legata ai diffusori acustici. Aveva già un suo simulatore, girava sotto DOS allora, ricordo che si chiamasse Bass Operator, e da questo incontro si pensò di creare una soluzione integrata che permetteva di simulare sia reti crossover e carichi acustici. Difatti si fece nei primi anni 2000, verso il 2001-2002, fu presentato finalmente Audio Review, che ovviamente credo che tutti gli appassionati, soprattutto di vecchia data, ricorderanno, chi non l'ha usato, che effettivamente permetteva di simulare reti crossover a 5 vie perché ritirava tutto da WinCross, con tutti gli annessi e connessi ovviamente, eventuali anche aggiornamenti, e finalmente con l'apporto di Giampiero Matarazzo si poteva anche simulare questi carichi acustici, ok? Negli anni ovviamente ci sono stati aggiornamenti, miglioramenti, evoluzioni con tutto quello che c'è stato in questi anni di evoluzione in genere in campo informatico, digitale e qualsivoglia, quindi enormi passi, è arrivata ai giorni nostri con LDS, ok? LDS che sta, è un altro acronimo ovviamente, che sta per Loudspeaker System Design Software, che permette sì la simulazione di reti crossover, questa volta fino a 7 vie, con tutti gli annessi e connessi ai vari feature che poi vedremo nel tutorial stesso, permette, come dicevo, la simulazione di carichi acustici, ma limitatamente alla SP, bus reflex e carico simmetrico. Ovviamente parliamo di carichi maturi, visti e rivisti già negli anni, se ben ricordate, da Renato Giussani, che poi con Pier Francesco Favolini hanno ideato e creato e proposto il simulatore Bus PC,
sempre con l'aiuto onnipresente di Francesco Sorino, ok? Quindi diciamo carichi che non c'era più nulla da migliorare, quindi da presentare. Difatti Gianbiro Matrasso si è dedicato ad altro, ad altri carichi, le sue attenzioni difatti si sono rivolte diciamo altrove, ok? Non c'era molto da offrire attraverso questi carichi. E arrivando diciamo a Lab. Quindi sostanzialmente noi abbiamo due simulatori, il primo è LDS, ALAB che è un altro acronimo che sta per Acoustic Load Audio Base, che diciamo in questo possiamo avere una, diciamo, una ventaglia di proposte di carichi diversi, mentre, ripeto, in LDS solo limitatamente a quei tre carichi. Ricordo che i due simulatori non sono free, sono a pagamento, anche se si parla di cifre irrisorie per quanto riguarda l'hub di 29 euro, quindi alla portata di tutti. LDS, se non vado errato, parliamo di 69 euro, quindi nulla di trascendentale. Si possono acquistare separatamente o congiunti, e nel caso insieme c'è un piccolo sconto. La particolarità, se installati sulla stessa macchina, LDS si accorge della presenza di ALAB e ne eredita tutte le particolarità e caratteristiche, e quindi dalla stessa interfaccia di LDS si potranno simulare i carichi acustici, cosa insomma abbastanza gradita farlo dalla stessa interfaccia, dallo stesso sistema, invece di attingere insomma separatamente, ok? Vi ricordo, come poi troverete avvisi queste segnalazioni anche nei link che metterò in descrizione, se ci fosse qualche interessato, prima di procedere all'acquisto è consigliato, e vi consiglio, di scaricare le demo che sono disponibili, ovviamente gratis, non tanto per diciamo, anticipare e vedere le potenzialità che poi sono limitate, ma per assicurare il perfetto funzionamento sulla vostra macchina, sul vostro PC. Insomma, diciamo, perché se è pur vero che su Mac, su piattaforma Mac non si sono riscontrati problemi, su piattaforma Windows invece qualche problema è stato riscontrato, anche se il 99% è stato risolto, soprattutto con Windows 10. Ma visto e considerato che non sappiamo e non si può sapere dove andranno installati questi software, su quale versione, su quale insomma, sistema, parlando sempre di Windows, è opportuno installare la demo. Assicuratevi che queste funzionino, dopodiché eventualmente procedete per l'acquisto, onde evitare insomma sgradevoli sorprese, ok? Bene, per quanto riguarda la presentazione, abbiamo visto che trattasi di software, diciamo, collaudati, progettati, ideati da personaggi di tutto rispetto, quindi dobbiamo stare abbastanza tranquilli per quanto concerne i risultati che possiamo ottenere da questi. Ok? Bene. Allora, per la presentazione vi aggiungo velocemente cosa può offrire questo simulatore. Vi avevo anticipato che già i primi tre carichi, quindi SP, il reflex, che si può avere anche con reddito passivo, il carico simmetrico, anch'esso con radiatore passivo, ok? Poi abbiamo il doppio reflex parallelo, il doppio reflex serie, e arriviamo al doppio carico simmetrico aperto e chiuso, dove si è dedicato maggiormente Gianpiero Matarazzo, che poi vedremo in seguito con il tutorial vero e proprio, ok? E ancora, e non per ultimo, per quanto riguarda la simulazione
di condotti a geometria variabile, sempre a nome di Giampiero Matarazzo. Stiamo parlando di condotti a geometria variabile, come anche la famigerata forma clessidra, ok? Che tutti ormai conoscono, oltre agli classici quelli a cilindrici previsti insomma da altri simulatori, ovviamente, che poi vedremo sempre nel tutorial che seguirà. Per quanto invece concerne le risposte, possiamo avere la risposta in frequenza con la sua fase, la risposta di impedenza con modulo e fase, la mil e la mol. Ovviamente c'è altro, non ve lo anticipo, lo vediamo in seguito, ok? Se spero di non aver commesso grossi errori, se eventualmente ci fosse qualcuno che conosce già usato questi simulatori, è pregato di segnalarmelo, correggerò senza ombra di dubbio. Spero di aver fatto cosa gradita. I due simulatori, ovviamente, come dicevo, scaricateli prima nelle versioni demo. Metterò sempre, mi ripeto ancora, i link in descrizione, ok? Assicuratevi che funzionino, ci tengo a precisarlo, ok? Bene, io mi fermo qua, spero di aver fatto cosa gradita, come dicevo. Vi ricordo che se desiderate restare aggiornati vi suggerisco di iscrivervi al canale, non vi costa nulla. Ci sentiamo per la prossima. Ciao!